Benvenute e benvenuti nel mio piccolo spazio creativo. Sono Paola e oggi vi mostro come faccio i baffi agli gnomi. Ecco cosa useremo. Per le attrezzature un ago lungo ma anche un po' grosso, una penna, una forbice con la punta molto fine, un pettine e per il materiale ovviamente la barba sintetica per gli gnomi. Andiamo a pasticciare. Prima di tutto, come si fa a tagliare la barba per non rovinarla? La barba sintetica ha un baffo estremamente lungo. Se vi limitate a tagliarla, tagliate anche il pelo. Quindi, esattamente come si fa per fare la riga nei capelli, con un ago bisogna andare a separare i peli fino a ottenere una riga pulita di tessuto. Noi andremo poi a tagliare lungo questa linea e a staccarne un piccolo rettangolo. Io l'ho già preparato nel bianco. Eccolo qua. Questa è la misura che di solito uso per i miei gnometti. Come si fa a creare i baffi? Niente di più semplice. Con una penna bisogna tracciare due linee diagonali che vanno dalla metà del lato inferiore ai due vertici del lato superiore. Un tratto leggero serve solo come guida. Sarà il segno che useremo per tagliare via i baffi. A questo punto, con una forbice con una punta estremamente fine, bisogna tagliare il tessuto, ma bisogna prendere proprio solo il tessuto, bisogna affondare poco, altrimenti di nuovo andremo a tagliare via tutto il baffo lungo che è quello che ci interessa. Con calma e con pazienza, un puntino per volta, dovete tagliare solo la parte di maglia di struttura della base. Pian pianino, come vedete un triangolo è già andato, bisogna continuare a tagliare solo la stoffa di base. Ecco i due triangolini per i baffi tagliati. Io come ulteriore dettaglio preferisco arrotondare leggermente gli spigoli vivi, tagliandone proprio via solo una puntina. Evita che si veda la parte di tessuto attaccata sullo gnomo, ma è un vezzo. A questo punto questo è qua viene semplicemente girato, questo è qua viene semplicemente girato e ci sono i due baffi, il triangolo che avanza nel mezzo e la barba. Quindi sul nostro corpo dello gnomo andremo ad attaccare prima la barba, adesso l'appoggio solo, e poi i due baffi incrociandoli leggermente, tanto questo dettaglio verrà coperto dal cappello, non si vedrà. E avremo una bella barba e due bei baffi. Per incollarlo usiamo la nostra solita colla e sarà più semplice dopo farvi vedere come li pettino se è incollato. Quindi una bella riga di colla su un baffo e lo fate aderire lungo il contorno superiore, ma andate oltre la metà della barba, devono sormontarsi nel centro, se no rimane un buchetto. E una bella riga di colla anche sull'altro baffo. Attenzione a qual è il lato giusto, Qui si sormontano un pochino, tanto poi andrà sul naso, andrà sul cappello, si vedranno poco le magagne. Adesso qualche minuto per far presa alla colla e poi si potrà mettere il cappello dello gnomo e il suo nasino e vedete che è già tutta un'altra cosa. Una volta che la colla avrà fatto presa, la barba andrà delicatamente pettinata col solito pettine e il lavoro è finito. Spero che vi permetta di divertirvi un sacco a fare nuovi gnomi. Grazie e al prossimo video.